La cosa che più mi ha stupito è stato applicare le conoscenze che abbiamo affrontato durante il corso e negli anni di studio al contesto della Tunisia e scoprire come tutte le conoscenze scoprire come l'effetto di tutte le conoscenze che io pensavo avessero nella nostra vita qui assumono un significato diverso. Mi ha sorpreso anche come in una settimana persone sconosciute siano riuscite a creare legami che penso continueranno anche dopo. E quindi questo è anche un tema riguardo alla cittadinanza globale. Molto spesso pensiamo che sia tutto molto più complicato, invece se uno è non solo ben disposto ma anche aperto ad accogliere l'altro e a capirne la diversità, è molto facile riuscirsi a mettere nelle scarpe degli altri. Dal 20 al 26 maggio, 10 studenti dell'Università di Bologna, accompagnati da un docente e da una tutor del corso, hanno partecipato a un viaggio di studio in Tunisia. Il viaggio era parte integrante del corso di competenze di cittadinanza globale, un corso trasversale dell'Università di Bologna aperto a tutte le studentesse e gli studenti di laurea magistrale. Il corso è organizzato nell'ambito delle attività della Cattedra UNESCO in Educazione alla Cittadinanza Globale. Il corso è un impianto sperimentale ed è organizzato intorno a 3 assi principali: interdisciplinare, interculturale e esperienziale. Interdisciplinare perché prevedeva lezioni su vari temi, offerta da diversi docenti su temi come globalizzazione, migrazioni globali, cambiamenti climatici ed educazione alla cittadinanza globale. Esperienziale perché prevedeva un lavoro sul campo in collaborazione con la ONG WeWorld in forma di service learning insieme agli operatori di quella ONG e anche ovviamente una visita di studio. La dimensione esperienziale era anche in forma simbolica, attraverso un laboratorio di teatro dell'oppresso che ha coinvolto gli studenti a sperimentare i temi della cittadinanza globale attraverso performance di teatro giornale. E poi interculturale, perché il confronto reale con la diversità culturale vissuta in contesti lontani favorisce la comprensione dell'alterità e mette in discussione l'universalità dei propri valori e delle proprie credenze consolidate. La cosa che mi ha più sorpreso, penso, sono stati gli incontri, ma soprattutto la lucidità degli incontri che abbiamo avuto. Penso che hanno molta consapevolezza del luogo, del posizionamento in cui vivono e questa cosa mi ha molto sorpreso. E la cosa che mi ha più disgustato è proprio la disparità tra noi e loro, cioè nel senso di quanto noi siamo privilegiati rispetto a loro. Conoscendo le persone, parlandoci, assistendo alle lezioni, sembrava davvero di scavare a fondo un'indagine, quindi mi ha sorpreso il fatto che effettivamente il mondo è più complicato di quello che è, detta semplicemente. Quindi ormai ho capito che c'è poca differenza fra noi europei che viviamo in questa bolla e gli altri abitanti del pianeta. Il lavoro sul campo prevedeva che gli studenti adottassero uno sguardo etnografico sulle esperienze significative che avevano fatto. Ma la dimensione esperienziale e interculturale ha soprattutto preso forma nel viaggio di studio in Tunisia. C'est la vie, la la la.
organizzato in collaborazione con We World Onlus ed è stato possibile grazie al finanziamento ottenuto sui fondi dell'8 per 1000 concessi generosamente dall'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. In Tunisia sono stati visitati i luoghi patrimonio mondiale dell'UNESCO come la Medina di Tunisi e gli scavi di Cartagine, accompagnati da guide e studenti locali che hanno offerto una prospettiva diversa per guardare a quel patrimonio artistico e culturale. Gli studenti e le studentesse hanno poi incontrato alcune organizzazioni della società civile che da anni operano sul territorio tunisino in favore dei migranti in transito provenienti dall'Africa subsahariana e diretti verso l'Europa. Le migrazioni, viste dai luoghi di partenza e non più solo come un problema per il nostro paese, sono state il vero e proprio leitmotiv di questo viaggio. Se ne è parlato nelle lezioni all'Università di Cartagine, dove sempre nell'ottica di capovolgere il punto di vista sulle migrazioni si è affrontato anche il tema delle migrazioni italiane a Tunisi. Se ne è parlato con le agenzie internazionali come UNESCO e soprattutto nei colloqui informali con i giovani studenti incontrati durante il soggiorno in Tunisia. Probabilmente mi aspettavo un paese forse un po' più chiuso, anche dal punto di vista delle donne, sempre la questione del velo, della religione, e invece sono abbastanza aperti, abbastanza comunque cordiali, ti fanno sentire a tuo agio e ti fanno sentire accolto soprattutto, quindi penso si colleghi molto bene ai temi di interculturalità. La cosa che di sicuro mi ha sorpresa è che appunto non rientra tanto nelle mie aspettative, e come mi sono sentita soggettivata, direi, in quanto europea, cioè non ho mai avuto tanto la coscienza di una definizione così precisa della mia identità in quanto appunto persona europea, e questo mi ha sia sorpresa che messo a disagio, perché ho capito di rappresentare anche involontariamente dei valori in cui non per forza mi riconosco, per cui fare un po' i conti con questa cosa ha avuto tutti questi aspetti, ecco. Gli studenti erano invitati a descrivere criticamente le esperienze che avevano fatto alla luce delle competenze e delle conoscenze acquisite durante il corso. A livello di competenze di cittadinanza globale, mi aspettavo sicuramente che ogni paese fosse complesso a modo proprio, però non mi aspettavo che ci fossero così tanti dilemmi anche etici che pervadono ogni aspetto della vita qui in Tunisia, a cui non è possibile dare delle risposte univoche, quindi anche la relatività delle risposte che noi ragazzi, noi studenti possiamo dare. L'assunto pedagogico alla base di questo approccio didattico è che le competenze trasformative, come l'educazione e la cittadinanza globale, richiedono di modificare le conoscenze e il sistema di valori consolidati. Rispetto ai temi che abbiamo affrontato sono sinceramente sorpreso, perché alla fine ho scoperto che comunque qui ho trovato una cultura, al di là della narrazione ufficiale, molto più simile alla nostra di quello che si pensi, e molto è anche più da scoprire. Per farlo occorre creare le condizioni per offrire esperienze dissonanti che spezzino le visioni circolari e ripetitive e facciano uscire gli studenti dalla propria comfort zone per fare spazio all'esperienza dell'inatteso, dello stupore, della meraviglia o, come si può dire, anche del sublime. Disorientato e sorpreso. Grazie a questo viaggio ho anche guadagnato un senso di speranza nel vedere che tutti noi siamo molto molto simili, non importa la nazionalità, e facciamo tutti le stesse cose. Possiamo essere di sfumature diverse nel nostro modo di fare, nel nostro
nella nostra vita quotidiana, ma abbiamo davvero le stesse cose in comune. Facciamo sempre troppo attenzione alle piccole differenze che abbiamo tra noi umani, ma facciamo davvero poca attenzione al 95% delle cose che invece abbiamo in comune. Quanto in realtà quando uno si cala nel reale poi ridimensiona tutto e capisce meglio, insomma, di che cosa si sta parlando quando si parla di migrazioni e appunto di cittadinanza globale, cosa vuol dire cittadinanza globale. E essere un cittadino consapevole, uno studente consapevole. Mi è piaciuto molto il confronto che c'è stato tra di noi, tanto, cioè non solo durante i briefing, ma anche quando andavamo al bar, quando andavamo al ristorante e continuavamo continuamente a parlare di queste cose e le avevamo proprio introiettate, ci siamo messi in discussione e questa cosa è stata bellissima. E spero veramente che, insomma, questo tipo di attività, di confronti anche con persone di altri paesi, in questo caso persone tunisine, persone che hanno sogni come noi, insomma riusciamo a incontrarci a un certo punto, perché tanto anche parlando con Aladin o altri studenti poi abbiamo gli stessi sogni, quindi magari ci rincontreremo da un'altra parte e potremo parlarne ancora probabilmente. Aisha, no baba. Aisha, regarde.